I don't know that I am an expert on the marketing of our show, but because I'm one of the people who are at the core of creating Lost, I think one of the appeals that it has is that clearly it's an international cast. And that was designed by Lloyd Braun at ABC, who thought up the crazy idea of Lost. And shortly after the pilot was made, he was fired, as things go, because nobody at ABC thought Lost was going to work. With anything new and different, that's frequently the case. But Lloyd felt that an international cast was very important for the international marketplace, and I think he was right. Also, at the core of our story is how do we survive in the world? And if there is something that terrible happens, such as an airplane crash or a subway and a bomb in a subway, or any of the various things that can happen in the world post 9/11, I think that the question of how we all can survive together in the world is also at the core of the worldwide success of our show. Non posso definirmi proprio un esperto perché la serie Lost ha avuto così grande successo, non mi sono interessato del marketing, ma certo faccio parte del nucleo che ha creato questa grande serie. E posso dirvi solo due cose. Innanzitutto il primo consiglio è il cast internazionale, ed è stata un'idea di Lloyd Braun dell'ABC, che è stato quello che ha avuto questa idea spettacolare di Lost, ma la ABC in realtà non ci credeva, al punto tale che poi Lloyd è stato licenziato. Però chiaramente queste cose succedono, ma il cast internazionale è molto importante a fronte di un mercato internazionale al quale ci si vuole rivolgere. L'altro punto focale è la storia. Naturalmente nel caso di Lost parliamo di come si possa sopravvivere in questo mondo, sia che si tratti di un incidente di aereo, sia che sia dovuto a una bomba che scoppia in una metropolitana, e comunque in un contesto da post 11 settembre, quindi l'importante è proprio questo, sopravvivere in questo mondo. Grazie. That's the first thing. Then you have to write brilliant characters, which Damon Lindelof and Carlton Cuse continued to do. And then you have to have a team like I have in Hawaii and direct the show and produce the show properly. One of the things I think that made our multicast show as involving as it is worldwide is that we spent the time in each of the episodes, the first season, on each of the characters. And we didn't rush any of their past with the use of flashbacks, which was part of the style of our show, which, of course, in television, historically, flashbacks were never a good thing. They never worked. But for our show, because there's no police station, there's no bar where they all can go out and drink at night, there's no whatever, there's no ER, we had to find a way to tell the histories of the characters before they were quote-unquote lost, when in fact they were more lost in their past lives. But I think it was the fact that the scripts spent the time and that I found the style to embrace the stories in such a way that the characters got to live and breathe for the audience. In our final season, the one thing I will tell you as we wrap up the great big book of Lost is that we will circle in on our characters. And it'll be very similar to the first season in that way. Because for our show, no matter how much scope there is and how many monsters there are in the jungle, the monsters inside our characters are more interesting to us. And it's much more about the people and the characters. Allora, innanzitutto il primo segreto è quello di un cast veramente di grandi talenti, e qui sono stati bravissimi sia J.J. Abrams che Brian Burke, che hanno curato il pilota, ma altrettanto importantissimo è la storia, quindi il modo in cui viene scritta, e qui ci hanno pensato sia Cuse che Lindelof e continuano a farlo, e poi il gruppo
gruppo, il team, la squadra che io ho la fortuna di avere alle Hawaii e che si occupa della regia e della produzione. Però è vero, riuscire ad ottenere un coinvolgimento da parte del pubblico significa non tralasciare il dettaglio che ogni personaggio merita, e questo l'abbiamo fatto soprattutto nella prima stagione di Lost, perché abbiamo concentrato la nostra attenzione, non ci siamo affrettati a tracciare i personaggi o a bozzarli, li abbiamo veramente dipinti a 360 gradi, e questo l'abbiamo fatto anche con una tecnica che di solito nella televisione non ha mai funzionato, cioè il flashback. Lo abbiamo potuto fare perché chiaramente nella giungla, o comunque dove si trovavano i nostri personaggi, non c'era né un bar dove andarsi a ubriacare, né c'era una stazione di polizia o un ospedale, e quindi abbiamo avuto modo, ripeto, di dedicare del tempo prima che questi personaggi si perdessero, o addirittura si perdessero nei loro ricordi, nella vita precedente, e in questo modo noi abbiamo sviluppato, credo, totalmente la storia di ciascuno di loro, coinvolgendo nelle loro storie il nostro pubblico che li ha seguiti, li ha amati, e adesso che stiamo avvicinandoci all'ultima serie torneremo proprio a puntare i riflettori sui singoli personaggi, quindi sarà molto più simile a quello che è stata la prima stagione, dove indipendentemente da quanti saranno i mostri che troveremo nella giungla, quello che saranno tutti gli altri spunti della narrazione, noi riteniamo che l'accento debba essere posto sull'essere umano, sul nostro personaggio, su ciò che il suo animo ci rivela. Io ringrazio Jack Bender per la sua presenza speciale. Questa